Nel cuore dell'Andalusia, nascosto tra altissime montagne, strettissimi canyon, enormi valli e fiumi con acqua color smeraldo, c'è il Caminito del Rei. Costruito agli inizi del 1900 per connettere la centrale idroelettrica della zona al paese del Chorro, questo è il sentiero più bello dell'Andalusia e il più pericoloso di tutta la Spagna. Questa avventura da 5 ore incomincia con una passeggiata di 3 km attraverso le foreste della Gaitanejo Reservoir, una riserva naturale che circonda la diga del Embalse del Gaitanejo. Il sentiero si snoda lungo il fiume che, tra altissimi alberi ed una vegetazione verdissima, noi il Caminito del Rei l'abbiamo fatto a febbraio, pian piano ci accompagnerà a valle. Dopo all'incirca 20 minuti si arriva all'entrata del Caminito del Rei. Si mostra il biglietto acquistato online, ci si mette l'elmetto di protezione e via, inizia la magia. È sufficiente camminare un paio di minuti per capire che questa avventura sarà incredibile. La valle che si restringe, il fiume color smeraldo, il sentiero sul lato destro del canyon. Bellissimo! Il percorso inizia subito con una passeggiata su una passerella di legno strettissima che tra viste mozzafiato a strapiombo e le altissime pareti rocciose che formano questa zona conduce a valle. Questo sentiero era una volta fatto di roccia e cemento, ma dopo il restauro avvenuto nei primi anni del nuovo millennio, oggi gran parte della struttura è di legno e metallo. Questo mix di tecnologie tra passato e futuro è visibile in diversi punti del Caminito. Wow, guardate che roba! Qua si vede chiaramente la grotta, il canyon, scusate, dove hanno costruito il Caminito e il sentiero continua verso valle. Bellissimo! Un'altra cosa che si nota chiaramente sono i problemi tecnici che ho con l'elmetto, ma gli imprevisti non finiscono qui. Da-dan! Cavolo, fra un po' cadevo giù per le scale, ma con un colpo di reni e grazie alla mano libera che avevo sono riuscito ad evitare la caduta. Noi continuiamo con la nostra passeggiata e le viste da qua sono incredibili. Oh, e continua, guardate ragazzi, guardate dove andiamo, spero che si veda, ma guardate anche dove siamo appena stati. Il percorso continua, la valle incomincia ad allargarsi nuovamente e di conseguenza anche la passerella di legno si allarga. Il canyon è alle nostre spalle. Da qua si vede la ferrovia, oltre che ad un piccolo ponte in disuso che in passato era parte del percorso. E poi la parte centrale del Caminito del Rei. Qua la valle si estende fino a raggiungere il suo massimo, dando la possibilità alla foresta di tornare a circondare il Caminito del Rei. La vista sul fiume è molto bella, le montagne, le pareti rocciose che abbracciano il percorso che lentamente ci portano verso la fine del sentiero. Noi continuiamo per la nostra strada e in 448 raggiungiamo la terza parte del Caminito del Rei. Diamo un ultimo sguardo alla valle che ormai è dietro le nostre spalle e ci avviamo verso il canyon che sta di fronte a noi. Questa è la parte più estrema del percorso. La passerella si restringe nuovamente e il sentiero ricomincia ad abbracciare le pareti rocciose delle montagne. Wow! Tra le fessure della passerella di legno si intravede il fiume che sta sotto i nostri piedi. Ad un certo punto notiamo anche che un gruppo di persone di fronte a noi hanno formato un ingorgo. Siamo arrivati ad un punto e c'è un po' di traffico, come potete vedere. Non mi stupisce, c'è un gruppo di fronte a noi con la guida e qua il sentiero è molto molto stretto, direi 1 metro, magari 1,5 metri di larghezza, e qua si può vedere chiaramente, forse questo è il posto migliore dove vedere quello che una volta era il Caminito del Rei, quindi la struttura in cemento, e quello che è adesso il Caminito del Rei, la passerella in legno sostenuta dalla struttura in metallo. Noi continuiamo, ma rimaniamo bloccati dal traffico. Allora, il motivo del traffic jam è perché c'è una passerella in vetro dove si può vedere sotto e probabilmente c'è anche un bel spot dove fare una foto. Lo scopriamo fra un attimo perché, come vedete, è molto molto busy.
Allora, abbiamo scoperto, non c'è solamente qua la terrazza di vetro, ma c'è anche un bellissimo ponticello con una cascatina che adesso andremo a vedere. Adesso momento foto e poi continuiamo. Dai, dietro. Let's go. Foto fatta, via verso la parte finale del Caminito del Rei, tra rocce, passaggi stretti e viste mozzafiato della fine del canyon. Wow, guardate qua, che bello! La nostra passeggiata sul Caminito del Re sta volgendo al termine, però manca ancora la camminata sul ponte più pericoloso di Spagna. Hola. Amici, stiamo proprio arrivando alla fine del Caminito, come potete vedere si scende poco a poco. Dietro di me c'è il ponte che abbiamo appena passato. Questa è la fine del canyon. Guardate che lavoro, guardate che roba, bellissimo. Noi adesso scendiamo fino a valle dove recupereremo la macchina e vi darò un ultimo aggiornamento quando arriviamo lì. Amici, Caminito del Re fatto. Vediamo di riassumere velocemente che cos'è questa cosa, perché le informazioni che ci sono online sono vaghe e non corrette. Ci sono due entrate, quella nord e quella sud, però non è vero, perché l'entrata sud non è un'entrata, anche se online c'è scritto che è un'entrata, è solamente un'uscita. Io vi suggerisco di, prima di tutto, comprare i biglietti online se ci riuscite, perché in alta stagione vanno sold out molto velocemente. Se riuscite ad acquistare i biglietti, vi suggerisco di andare all'entrata sud, che in verità è un'uscita, lasciare la macchina lì e prendere il pullman che parte dalla stazione dei treni ogni 30 minuti e vi porterà all'entrata a nord. Da lì c'è una prima parte di sentiero di 2,7 km nella foresta, poi si mostra il biglietto, si fa tutto il Caminito del Re. Finito il Caminito del Re c'è l'ultima parte che sarà un paio di chilometri, come vedete si cammina proprio a livello del fiume. E adesso andiamo verso la macchina e questa avventura nel cuore dell'Andalusia, il Caminito del Re fatta, ottima esperienza e neanche troppo cara. Che dire di più, amici? Grazie per aver visto questo video, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci si vede alla prossima. Ciao!